cinematografo nasce da una serie di progressi tecnologici accaduti in rapida successione a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, legati allo sviluppo della fotografia. Guardare un'immagine o una serie di immagini che riproducono la realtà era un genere di attrazione molto in voga nel Settecento, che aveva diversi nomi: il panorama, il diorama, il mondo nuovo. Proprio nel Settecento si forma il pubblico delle immagini che riproducono la realtà realisticamente. Questo pubblico crescerà nel corso dell'Ottocento con il successo di massa della fotografia, nuova invenzione che consentiva di fissare le immagini della realtà. L'invenzione della celluloide, brevettata in America nel 1869 da John Wesley Hyatt, rese possibile la nascita del cinema come lo intendiamo oggi. Questa era infatti un supporto sufficientemente flessibile per poter scorrere e abbastanza robusto da non rompersi. Nel 1889 Harry Reichenbach, assistente di Eastman, deposita il brevetto di un supporto flessibile trasparente, chiamato film. La diffusione commerciale di queste invenzioni si deve soprattutto a Thomas Edison. Dopo aver visto a Parigi nel 1889 gli apparecchi di Marey e di Renault, che permettevano di proiettare immagini dipinte a mano su una lunga striscia di gelatina perforata a intervalli regolari, Edison creò una macchina da presa con pellicola perforata, il kinetografo, e un visore, il kinetoscopio, che permette di guardare un film a 35 mm lungo 15 metri, contenente piccoli sketch. Fra il 1890 e il 1895 vengono girati i primi film e sono 148 quelli realizzati nel teatro chiamato Black Maria, creato da Edison. Sabato 14 aprile 1894 venne aperto il primo Kinetoscope Parlor a New York e per la prima volta i filmati vennero proiettati a pagamento in un locale pubblico. Si accedeva per 25 centesimi e si potevano guardare i filmati su 5 kinetoscopi sistemati su 2 file. Altri locali aprirono per dedicarsi alla nuova forma di intrattenimento in altre città: San Francisco, Atlantic City e Chicago, creando il successo finanziario di Edison. Dalla seconda metà dell'Ottocento all'inizio del Novecento compariranno tutta una serie di nuovi marchingegni che saranno il punto d'incontro fra la scienza e l'intrattenimento. Buona parte di questi marchingegni verranno commercializzati da varie società in Europa e in America, e una di queste sarà la Anglo-Italian Commerce Company. Questa società, con sede a Genova a Milano, fu la prima in Italia a produrre fonografi e grazie al suo agente Arnaldo Oliva li aveva già portati dal 1895 nell'isola. Nel 1896 l'Oliva porta per la prima volta a Cagliari una novità: il kinetofono di Edison. Questa macchina era una modifica dell'originale kinetoscopio di Edison con l'aggiunta di un cilindro fonografico per l'audio. Oliva affitta una saletta nel corso Vittorio Emanuele, più o meno di fronte all'attuale caserma dei Carabinieri, la allestisce e nel febbraio 1896 presenta alla città di Cagliari le immagini in movimento. Messo l'occhio su un apposito oculare, situato su di una cassa di legno, illuminata internamente da una lampada elettrica, si scorge una piccola fotografia trasparente. Ma ecco che le figure che vi sono si agitano, eseguendo dei movimenti, insomma appaiono essere viventi, riproducendo davvero scene di famiglia. Domani è il ballo serpentino, col quale inaugura i trattenimenti. In una scena da teatro si presenta una ballerina, comincia l'orchestra un ballabile e la giovinetta muove le gambe, le braccia, avvolge il velo. Insomma, l'illusione è tanto perfetta che sembra stare in teatro ad assistere al ballo. Vedremo la bottega del barbiere, con il Figaro che, dopo insaponato la faccia dell'avventore, gli rade la barba,
mentre il lustrascarpe gli pulisce gli stivali e gli altri avventori leggono il giornale. Il fenomeno è basato su un fatto comune. Ogni movimento è costituito da una serie di molteplici movimenti che si succedono senza posa. Per ogni veduta occorrono centinaia di prove cronofotografiche, le quali, per mezzo di un motore elettrico, si succedono con uguale velocità. Come avvenne per il Lumière a Parigi, alla prima cagliaritana parteciperanno solo una manciata di spettatori. Ma al contrario di quello che successe nel resto del mondo, questa nuova forma di intrattenimento non conquistò il pubblico cagliaritano. Questo era anche dovuto al fatto che il repertorio dell'Oliva era costituito da filmati semplici, banali e ripetitivi, in cui mancavano quasi completamente i movimenti di macchina, perché il kinetografo di Edison era molto pesante e difficile da manovrare. E così, superata la sorpresa iniziale, il pubblico disertò la sala lasciandola vuota. Nel dicembre del 1894 i Lumière inventano un sistema di scorrimento della pellicola e di arresto sull'immagine che è in grado di fornire la perfetta illusione del movimento. È un'idea geniale, un apparecchio leggero e versatile, in grado di riprendere le immagini, stamparle, svilupparle e infine di proiettarle. Nel 1895 viene depositato il brevetto dell'apparecchio che serve a ottenere e a guardare prove cronofotografiche, e la versatilità di questa macchina da presa, che funzionava anche da proiettore cinematografico, la rendeva nettamente superiore a quella di Edison. La prima proiezione pubblica Lumière a pagamento avviene a Parigi il 28 dicembre 1895, un anno dopo il kinetoscopio di Edison. La sala è piccola, poco più di uno scantinato, con un telo bianco appeso al muro, un centinaio di sedie e un rumoroso proiettore poggiato su uno sgabello, e all'esterno un cartello che invitava a entrare, per un solo franco, al cinematografo Lumière. La sera della prima sono presenti 33 spettatori per un programma di circa mezz'ora. Nei giorni successivi saranno migliaia gli spettatori che scenderanno le scale del seminterrato di quella prima sala cinematografica, e 9 mesi dopo, nel dicembre 1895, le proiezioni Lumière arrivano fino al porto di Shanghai. Il cinematografo dei Lumière, basato su una visione collettiva, si dimostra superiore rispetto all'esperienza individuale del kinetoscopio di Edison, e gli spettatori preferivano il grande schermo, condividendo risate, lacrime ed emozioni. Nel 1897, nonostante la sfortunata avventura dell'anno prima, Arnaldo Oliva tenta una seconda volta di proporre le immagini in movimento alla città di Cagliari, questa volta proiettandole su uno schermo, un telo bianco, ma senza sonoro. È una novità per la nostra città, alla quale si farà certamente buon viso dal pubblico, che con tenue spesa potrà procurarsi uno svago piacevolissimo. Il cinematografo riproduce dal vivo e con le più minute particolarità tutte le scene che si vogliano, le quali vengono presentate in diversi quadri e nelle dimensioni anche oltre il naturale. Si potrà quindi assistere all'arrivo di un piroscafo o di un treno e al conseguente sbarco dei passeggeri, al passeggio animato in un corso o a scene domestiche. Il cinematografo funzionerà da giovedì prossimo in conveniente locale nel corso Vittorio Emanuele. Doveva trattarsi del kinetoscopio tipo B, elaborato da Edison dopo il successo dei macchinari dei Lumière. Il pubblico fa seralmente la migliore accoglienza agli interessanti esperimenti del cinematografo. Scene animate che si riproducono dinanzi all'occhio dello spettatore nelle loro diverse fasi e i cui personaggi si muovono e agiscono con la più grande naturalezza e verosomiglianza. Ma anche questa volta l'entusiasmo per la novità è poco. Oltre a essere troppo cara per la maggior parte dei cagliaritani, offre una programmazione ripetitiva di scene ingenue che alla lunga annoiano il pubblico.
L'Oliva non si dà comunque per vinto e prova a ridurre il prezzo del biglietto e a portare un'altra novità tecnologica da offrire insieme al cinema, il fluoroscopio di Edison e la fotografia dell'invisibile. Questo macchinario, basato sui raggi X, veniva proposto da Edison per l'intrattenimento, fino agli inizi del Novecento, quando si comprese quanto fosse nociva l'esposizione alle radiazioni. Queste novità all'inizio attirano il pubblico cagliaritano, poi la sorpresa si esaurisce, le cronache tacciono e la saletta del Corso Vittorio Emanuele chiude definitivamente. E mentre il mondo impazzisce per il cinema, a Cagliari si continuerà a preferire gli spettacoli teatrali tradizionali. Dopo un anno dal secondo tentativo dell'Oliva, il successo del cinema arriverà con la festa di Sant'Efisio del 1898, che inaugurerà un nuovo capitolo dello spettacolo cagliaritano. Il 1898 non è per la Sardegna un anno ricco e la sfilata in onore del santo è modesta, con pochi costumi arrivati dal contado, segno delle difficili condizioni economiche della popolazione. Ma la fiera allestita in Piazza del Carmine è ricca e sontuosa e viene letteralmente invasa dalla folla. In mezzo a numerose bancarelle cariche di dolci e mercanzie, chioschi per la pesca miracolosa e il tiro a segno, c'è anche un teatrino che funzionerà da sala cinematografica. Il nuovo intrattenimento verrà presentato con il nome di motofotoscopio, per indicare le immagini in movimento viste attraverso la luce. Tale novità è dovuta al chiarissimo ingegnere Luca Angeli, professore del nostro istituto tecnico, il quale gentilmente si è offerto al comitato per impiantare e far funzionare il cinematografo e con la nota sua abilità renderà questo trattenimento uno dei più attraenti e graditi delle feste, destando come dappertutto la curiosità dei cittadini. Sono varie le pellicole offerte al pubblico e tra queste ricordiamo i festeggiamenti in onore della Regina Vittoria, delle bellissime vedute venute dall'Inghilterra, il passaggio del Black Diamond Express e la farsa del corteggiamento, e queste riscuoteranno un grandissimo successo. Nella fiera non trascurate di visitare il cinematografo, che è una delle cose più belle di queste feste, delle quali la cittadinanza deve essere molto soddisfatta e grata all'operosissimo comitato, che le ha allestite senza badare ad alcuna spesa, pur di attirare con trattenimenti nuovi gran concorso di gente e raccogliere quanto più gli sarà possibile con l'unico fine della beneficenza. E così, grazie a Sant'Efisio, il cinema conquisterà anche Cagliari. In seguito, nel 1901, sbarcherà in Sardegna il primo ambulante del cinema, Arcangelo Valente. Questo, fornito di un discreto campionario di pellicole, inizia a battere tutte le piazze principali dell'isola alla ricerca di pubblico. Valente riuscirà ad arrivare fino al Teatro Civico di Cagliari, dotato di energia elettrica come richiesto, che gli verrà concesso per 3 serate. Il Civico, che da tempo non sentiva più il fragore degli applausi e intristiva nei ricordi di glorie passate, parve ringiovanire e per la grande folla che in esso si stipava e per le numerose signore che indossavano eleganti toilette. Dopo questi eventi, nel giro di pochi anni, il cinematografo diventerà il centro dell'intrattenimento mondano e fioriranno in tutta la città gli spazi a lui dedicati, dai caffè alle sale di proiezione.